Ciao, benvenuto in questo kit per partire. Questo è il primo video di questo kit per partire e la prima scelta, la prima cosa su cui ci concentriamo è la scelta del basso. Ci sono tantissimi bassi in commercio. Quello che subito bisogna iniziare a capire sono le parti del basso. Fondamentalmente il basso è uno strumento a corda, di solito ci sono 4 corde o 5 o al limite 6, poi ci sono anche altre cose speciali, ma di base il modello di base è a 4 corde ed è formato da due parti, una che è il corpo, cioè questa parte qui che si chiama corpo, e questo che è il manico. Poi ci sono delle altre parti qui dentro, e cioè le chiavi che servono per accordare le corde. C'è il ponte, che è questo blocco di metallo che serve per fermare le corde, il capotasto, che è considerato capotasto questa prima barretta, poi dopo noi andremo a chiamare primo capotasto quando mettiamo il dito qua, secondo capotasto, il quinto capotasto, cioè chiameremo vari capotasti dove andremo a mettere l'uno, ma il vero capotasto è chiaramente la prima barretta. Negli strumenti elettrici come il basso e anche la chitarra ci sono quindi dei pick-up che sono praticamente dei magneti, sono praticamente degli apparati che servono per convertire l'energia della corda in energia elettrica, poi si passa all'interno del preamplificatore, se c'è il preamplificatore, oppure può essere semplicemente passivo dove c'è un circuito molto più semplice, e ci sono i potenziometri, i controlli, controllo di volume, controllo di tono, eccetera. Quindi le cose importanti sono il corpo, il manico, la paletta con le chiavi, la paletta è questo blocco con le chiavi che serve per accordare, il ponte, il capotasto, i tasti che sono quelle barrette di metallo che trovi, qui che ci sono bassi con 24 tasti, bassi con 19 tasti, questo è un 24 tasti, ci sono i segnatasti che sono quei pallini, tutti i bassi li hanno nelle stesse posizioni, di solito sono sul terzo, sul quinto, settimo, nono, dodicesimo, il dodicesimo lo riconosci perché ha 2 segnatasti di solito, poi dopo continuano gli altri. Quello che sono importanti da ricordare come segnatasti chiaramente sono il 3, 5, 7, 9 e il 12. Al dodicesimo hai lo stesso suono identico che trovi a vuoto, quindi questo a vuoto è un Mi, La, Re, Sol e questo è un Mi, La, Re, Sol, un'ottava sopra. Chi ha 24 tasti come in questo basso abbiamo Mi, La, Re, Sol, un'ottava ancora più sopra. Quindi questo è lo strumento, ci sono vari tipi di strumento, quelli con le palette che hanno le chiavi tutte allineate, tipicamente Fender, oppure questo che ne ha 2 più 2, ma non cambia, oppure ci sono quei bassi come ho anch'io che sono headless, cioè praticamente senza la paletta, dove l'accordatura viene fatta qui, c'è un ponte che è anche accordatore. L'uscita del jack, chiaramente, che è l'uscita che serve per infilare il jack, che è questo, inserire il jack, e questo jack dopo va dall'altra parte, cioè uscirà un segnale elettrico dato da questi magneti che va nell'amplificatore. Gli amplificatori sono di vario tipo. Per partire ti consiglierei di iniziare con un basso a 4 corde. La scala, ci sono vari tipi di scale, ma ci sono le scale lunghe, cioè la lunghezza normale, quella più usata, scala lunga, oppure quelli a scala corta che sono un po' più piccolini. Io preferirei la scala lunga, che ti abituassi ad usare la scala lunga, perché diciamo che la maggior parte delle mani riesce ad andare bene anche con i bassi a scala lunga, però il basso a scala lunga ha una sonorità più rotonda, più grossa, più chiara. E un'altra cosa importante è la cinghia o tracolla che si può agganciare, anzi si aggancia qui, si aggancia dall'altra parte e serve per sostenere lo strumento, fare in modo che lo strumento stia abbastanza fermo, magari con il peso un po' del braccio destro qui, riesca a star fermo in modo che la sinistra non debba essere lei a sostenere il manico, perché dopo vedremo come usare la mano sinistra è bene che sia libera, che si possa muovere senza dover sostenere lei il manico, e quindi il manico è retto dalla cinghia, cioè dalla tracolla, e dal braccio che leggermente spinge in giù. Un'altra cosa importante, una domanda che ci si fa sempre all'inizio, ma che tipo di basso? Ok, prendo 4 corde, hai detto, è indifferente se uso il 24 o il 19 tasti, scala lunga magari, ma la domanda è, come faccio a essere sicuro che lo strumento è regolato bene, che lo strumento è comodo? Magari l'ho comprato usato da un amico, come faccio ad essere sicuro
che la suonabilità è la migliore per me. Il problema più grosso per questi strumenti è il fatto di avere un manico dritto. Il manico dritto lo riconosci, intanto adesso me lo tolgo per farti vedere, tengo la tracolla indosso solo per comodità, lo guardi in questo senso, guardi e vedi che la tastiera con l'occhio che punta dal capotasto fino al ponte deve avere una piccolissima bombatura, ma in pratica è quasi dritto. Se il manico è quasi dritto, cioè diciamo è abbastanza dritto, vuol dire che è quasi a posto e sicuramente funzionerà bene. Poi, per capire se le corde sono troppo alte o troppo basse, chiaramente se le corde sono troppo basse abbiamo uno sferragliamento, le corde sbattono. Quando io ad esempio spingo in questo qui, che è il quinto capotasto, la corda, se è troppo bassa, sbatte contro il metallo. Adesso non sono basse, sono io che sto suonando forte, ma questo può essere un problema. Allora, in questa zona c'è la regolazione delle altezze delle corde. In più, il manico ha una sua possibilità di essere regolato come curvatura. Curvatura vuol dire che può essere più o meno, se lo metto in questo senso, più o meno così, oppure dritto. Lo si regola con quella vite che in alcuni bassi è qua, altri qua, e si può cambiare la regolazione. Tutto questo detto così può spaventare, perché dice ma io non riuscirò mai a capire se l'altezza è corretta, se il manico è dritto, se il corpo è abbastanza curvo, eccetera. Diciamo questo, in generale oggi comprare uno strumento vuol dire uno strumento anche super economico, 150 euro, 200 euro, vuol dire che per il 95-97% dei casi è uno strumento che si suona decentemente. Non è più come 20-30 anni fa, dove c'erano ancora strumenti che potevano essere stati costruiti in maniera sbagliata. Oramai quasi tutti gli strumenti, anche più economici, vengono costruiti con una perfezione, una precisione che è già accettabile. Quindi di solito se lo compri nuovo sei sicuro che, anche se lo prendi attraverso internet, dove ti pare, quasi sicuramente è già suonabile, già regolato bene. Se prendi uno strumento usato, che magari l'ha usato qualcuno e che non siamo sicuri che sia stato trattato bene, bisogna controllarlo un po' in questo senso. L'idea di avere il manico dritto, di avere la bombatura del manico adatta, perché se il manico non è un po' scavato nel mezzo, la corda appunto sbatte. Però per provare puoi fare così, schiaccio con il dito nel primo tasto, cioè quello più indietro, e nell'altro nell'ultimo, e controllare che circa nella metà della corda, da qui in questa distanza, ci sia circa 1/10 di altezza. Un altro discorso importante è il tipo di corde. Ci sono fondamentalmente due tipologie di corde. Ci sono le corde lisce, quelle ricoperte, che ti fanno fare un suono più rotondo e che può essere utile, però per certi generi non funziona, come se fai rock, se fai funky, mentre invece funzionerà benissimo se fai jazz. E ci sono le corde invece, la maggior parte delle corde, che sono queste, cioè quelle zigrinate, che hanno praticamente il filamento tutto attorno molto, diciamo, lo si sente bene, e queste hanno un suono un po' più brillante, che comunque anche quello nel tempo si perde, quindi si perde la brillantezza e diventa opaco. Poi dopo lì si può decidere di cambiare corde o di metterle a bollire, perché bollendo le corde si puliscono. Ci sono insomma altre strategie per farle durare un po' di più le corde, per non dover sempre spendere una muta di corde nuove ogni pochi mesi, diciamo. Per l'ampli, partire subito con un ampli molto piccolo, stare sui 30 watt, non più di 30 watt, perché tanto serve solo per stare a casa e per ascoltare, per iniziare a studiare, a praticare. È inutile comprare un amplificatore da 300 watt che poi lo userai sempre ad un volume esageratamente basso, perché all'inizio, se non suoni con la batteria, è inutile avere tanti watt, tanta potenza è inutile. A questo punto, capito come funziona, quali sono le parti del basso, quali sono, diciamo, le minime cose che devi controllare per partire a suonare, ci vediamo nel secondo video, dove andiamo a vedere il materiale necessario per iniziare a studiare il basso in modo corretto, senza comunque, questo per me è molto importante, senza spendere cifre esagerate, anzi cercando di spendere il minimo possibile. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!